Ciao patati! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Vi è piaciuta la diretta che abbiamo fatto? Che ho fatto? Che ha fatto? Lui non l'ha guardata. Io lavoravo. 45 minuti di diretta, abbiamo parlato di HIV, dirlo o non dirlo? Cosa parliamo oggi? Siamo sempre in tema scienza e affrontiamo un argomento particolare che dopo capiremo cos'è. Oggi parliamo della scala Kinsey, quindi la puntata di oggi si intitola La scala Kinsey. Kinsey. Sigla. Eccoci qua! Bentornati. Allora, la scala Kinsey, se non mi ricordo, non mi pare che non l'abbia chiesto nessuno a questa puntata, però mi è venuta in mente a me dopo che ho visto l'esistenza di questo film. Quindi vi parliamo prima del film. Andate a vedere questo film. Il film si chiama Kinsey, scritto K-I-N-S-E-Y. Kinsey. Che Scritto Kinsey. Ed è un film biografico su il professor Kinsey. Chi era questo professore? Allora, lui faceva tutt'altro. Un biologo. Era un biologo, esatto, e studiava gli insetti praticamente. Ha studiato tantissimi insetti, ma proprio tanti, più di quanti potete immaginare. Ha studiato una razza particolare di vespe. Di vespe, Sì. Che avevano una caratteristica. La caratteristica che aveva scoperto in queste vespe è che una era diversa da quell'altra. E quindi ha capito, per l'epoca, stiamo parlando di tipo 30 Sì. del Novecento, l'educazione sessuale era tipo zero. Già adesso è poca, no? Immaginatevi negli anni 30, 40 cosa potesse essere. È proprio, non si sapeva niente, nulla. Rapporto lui-lei, rapporto penetrativo lui-lei, bambino e basta. No, tutto il resto è tipo figlio del diavolo, Sì. non si fa, non si sa, non si Tra l'altro anche lui sembra venisse da una famiglia molto bigotta, con il padre protestante, tipo pastore protestante. Quindi... Esatto, un sacco di problemi. E ha deciso che lui insieme ad altri poi, che sono aumentati nel corso degli anni, che era necessario fare un po' di educazione sessuale. Quindi hanno iniziato a fare degli studi. Sì. Quindi hanno preso la cosa e fatta seriamente. Sì, prima di fare l'educazione si sono resi conto che non sapevano come la gente facesse sesso, nel senso Esatto. che era un qualcosa abbastanza nascosto, e quindi hanno sviluppato un metodo di ricerca mirato su interviste dove cercavano di capire la gente nell'arco della vita come aveva fatto sesso, che esperienze aveva Il metodo di ricerca, già questo meriterebbe una puntata a parte, perché è un metodo interessantissimo e bellissimo. Allora, fondamentalmente si basa su delle interviste, perché come tutte le cose scientifiche è necessario intervistare il maggior numero possibile di persone, e quindi intervistavano chiunque, chiedevano le proprie abitudini sessuali a chiunque, e avevano sviluppato un metodo anche molto interessante per fare questa intervista. Per mantenere l'anonimato praticamente avevano sviluppato un codice in cui prendevano appunti, non scrivevano normalmente, ma scrivevano tutto in codice, la cui decifratura del codice era tutta nella testa di Kinsey e non esisteva un cifrario, diciamo, e quindi nessuno avrebbe mai potuto, se non lui, decifrare. E poi la sua squadra decifrare. Non credo neanche che la sua squadra sapesse. E quindi è molto bello questa cosa qua. È una delle cose che sono state fatte, ha pubblicato 2 volumi. Il primo rapporto Kinsey, il secondo rapporto Kinsey, che si chiamano così, in realtà sono... Il titolo è Il comportamento sessuale dell'uomo e il della comportamento sessuale della donna. Prima è uscito quello dell'uomo, poi è uscito quello della donna, enorme successo. E anche tanta critica. Tanta critica, come potete immaginare. Emergeva il lato, tra virgolette, oscuro della sessualità, per cui... Esatto, che alla gente piacevano tantissime cose, faceva tantissime cose. Ma non se ne sapeva, non se ne parlava, e soprattutto distruggeva il modello, in modo particolare quello femminile, ma comunque di uomo e di donna, che si era costruita la società. Esatto, che non c'era solo uomo, donna, figli, bambino e cose così, ma la sessualità era molto molto ampia. Per cosa noi ricordiamo Kinsey, purtroppo non solo per questo enorme studio e contributo alla scienza, ma spesso nel mondo LGBT viene citato
Tanto ha dato moltissima visibilità al mondo LGBT, chiaramente, perché ha detto sì, l'omosessualità è una variante assolutamente normale del comportamento, e ha sviluppato questa scala. Quindi avrete sentito parlare magari di questa scala Kinsey. La scala Kinsey è anche una scala su 7 livelli. Non è una scala a pioli, non è una scala a chioccia. È una scala di valutazione. È una scala scientifica. Che è riportata su 7 valori, 7 tipologie di valori che vanno da 0 a 6, dove 0 a 0 appartiene gente con un comportamento esclusivamente eterosessuale, un valore di 6 completamente omosessuale. Ma cosa ha scoperto Kinsey durante i suoi studi? Rispetto alla conoscenza che abbiamo noi, alle percentuali che vengono date al giorno d'oggi, lui ha scoperto ad esempio che il 46% degli uomini nell'arco della loro vita avevano avuto un approccio nei confronti dell'altro sesso, e non erano comunque esclusivamente eterosessuali, e che il 37% di questi aveva avuto rapporti omosessuali, che sono numeri ben più alti rispetto al 2% riportato al giorno d'oggi. Sostanzialmente il fulcro, se poi andate a leggervele le percentuali, è che ha scoperto che è molto molto raro che una persona possa essere esclusivamente eterosessuale o esclusivamente omosessuale, quindi che si collochi nella scala 0 o 6. È davvero molto molto raro. Anche il valore 3, che dà l'imprinting del bisessuale, è un valore riscontrato con una percentuale molto alta nella popolazione, sia maschile che femminile. Esatto. Contrariamente a quelli che dicono che i bisessuali non esistono. E anzi, la maggior parte delle persone si colloca proprio tra la metà, un po' sopra e un po' sotto, e raramente ai due estremi. Provate a fare questa scala Kinsey, sono una serie di domande, non so se sono le stesse identiche che facevano loro, comunque sono una serie di domande alla fine delle quali vi dà, trovate su internet, scrivete scala Kinsey, test di Kinsey, vi viene fuori e vi fa una valutazione. Potrebbe anche sorprendervi, perché dite: ma io ho sempre pensato di essere esclusivamente omosessuale, sì, super mega omosessuale. Io ad esempio ho sempre pensato di essere esclusivamente omosessuale, e invece no, non mi ricordo, ma sono tipo qualcosa come 4 o 5, qualcosa del genere, perché comunque le domande non sono basate su cosa si ha fatto, ma in generale come ci si pone anche nei confronti dell'altro sesso. E quindi è molto bello, invitiamo chiunque a farlo, perché è un giochino molto carino. Aiuta a riflettere un attimino, intanto a capire che nella vita del mondo non c'è bianco e nero, ma viviamo in tantissime sfumature di grigio, e soprattutto questo studio, questi rapporti e la scala dimostrano la normalità delle cose, nel senso che così come se andate a farla, anche quelli che hanno dubbi, fate la prova, fate la scala. Poi è stata approfondita la scala perché ci sono tutta un'altra serie di aspetti legati alla sessualità, anche perché poi si è cominciato a studiarla effettivamente, lui è stato il primo. Sì, la scala ovviamente ad esempio non tiene conto della sessualità, una delle cose che abbiamo letto, e che è comunque un'altra variante, e inoltre la scala è per quanto sia comunque fatta di 6-7 gradini, ci sono solo questi 7 gradini, quindi se uno volesse collocarsi tra lo 0 e l'1 non può, e quindi poi successivamente ci sono state una serie di studi, una serie di valutazioni, una serie di grafici, cose così, che valutavano anche cose un pochino più ancora più nel dettaglio. Però se non altro è stato il primo a lanciare questa cosa qua, a fare questo studio super mega approfondito. Guardatevi il film perché è molto molto interessante, molto bellino, e eventualmente anche qualche documentario, perché io mi ricordo benissimo, non mi ricordo il titolo, ma su internet da qualche parte trovate sicuramente anche qualche documentario che vi racconta della vita di Kinsey, dei suoi studi e di questo suo metodo interessantissimo di fare le indagini, fare le interviste. E super mega puntata a Quark anche oggi, e speriamo che sia piaciuto. Vi diamo l'appuntamento a martedì per la diretta, che ormai è un appuntamento fisso, 4 e mezza, o solo io o io con il mio maritino ci siamo, e basta, e poi è giovedì prossimo per le altre puntate.
mi raccomando, andate a commentare i video, anche quelli passati, perché non è che io leggo solo i commenti. No, anche le vecchie dirette che ho visto che restano. Anche le vecchie dirette, sì, certo. Andate a commentare, scrivete le vostre opinioni. Ok. Ciao Ciao a tutti. Ciao.